Nuovo appuntamento sul canale di Passione Inter per parlare di un giovane interista. Oggi facciamo il punto sulla situazione di Kevin Zefi, un ragazzo che l'Inter ha acquistato ormai più di 2 anni fa, direttamente dall'Irlanda. Quando era arrivato a Milano, era arrivato con un grande hype intorno appunto al suo profilo da calciatore. Sembrava un giovane potenzialmente molto forte, arrivava avendo battuto anche alcuni record interessanti in Irlanda e avendo attirato su di sé le attenzioni non solo dell'Inter, ma anche per esempio della Juventus e anche di altri club stranieri. Nell'Inter ha fatto vedere delle cose molto importanti, soprattutto nell'Under 18, e fra poco vi do anche tutti i numeri. Si pensava che potesse quindi avere un futuro di un certo tipo, si parlava del fatto che quest'anno in particolare potesse essere forse il suo anno in senso ampio. In realtà Zefi da un po' di tempo non scende in campo con la primavera di Christian Chivu, per il momento sembra anche fuori, diciamo, non sembra vicino, diciamo così, al ritorno in campo e al progetto interno della stagione della primavera. C'è una motivazione in particolare che lo ha portato ad allontanarsi, tra virgolette, dalla squadra, e in questo contenuto quindi facciamo un veloce punto su che fine ha fatto banalmente Kevin Zefi. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti. Anche oggi torniamo quindi a parlare delle giovanili nerazzurre. In queste settimane, lo avrete notato, stiamo dedicando diversi contenuti ai giovani della primavera e non solo, anche ad altri aspetti collaterali come il discorso sulle squadre B che vi abbiamo fatto in queste ultime ore, e oggi quindi parliamo di Kevin Zefi. Vi segnalo che sul nostro canale qualche mese fa avevamo già fatto un contenuto riguardo Zefi in cui ne avevamo parlato in maniera più specifica anche rispetto a che tipo di giocatore sia, che caratteristiche abbia, eccetera. Alcune cose le ribadisco anche in questi minuti. Per il contenuto completo e per quell'approfondimento vi rimando al canale. Se mi segui da YouTube te lo lascio nelle schede. Vi mostro quindi molto velocemente la scheda Transfermarkt di Kevin Zefi, che, come dicevo, nato in Irlanda, classe 2005, quindi 18 anni per lui. Un giocatore abbastanza duttile a livello di posizione in campo. Di base è un attaccante, però nella sua carriera ha fatto sia l'esterno d'attacco che la seconda punta e talvolta anche la prima punta, anche se il suo ruolo preferito rimane quello della seconda punta. Destro di piede, giocatore che in carriera ha fatto a livello giovanile chiaramente già diversi gol e diversi assist, e che quindi, come dicevo, si presentava con grande attesa nel momento in cui l'Inter lo acquistò. L'acquisto risale all'agosto del 2021, quindi più di 2 anni fa. L'Inter lo comprò dallo Shamrock Rovers, squadra irlandese, dopo che, come dicevo prima, diversi club italiani, soprattutto la Juventus, ma anche europei, avevano posato gli occhi su di lui. Un record molto particolare che aveva centrato era stato quello di essere il più giovane marcatore di sempre nel campionato irlandese, 15 anni e 206 giorni, il momento in cui Zefi ha realizzato appunto questo gol che gli ha fatto battere il record. L'Inter era stata molto brava quindi ad anticipare tutte le concorrenti, ad assicurarselo, e come vi dicevo prima, nelle giovanili nerazzurre aveva fatto vedere dei numeri importanti. In particolare con l'Under 18 Zefi aveva collezionato 13 presenze con 16 gol e 3 assist, quindi aveva messo, diciamo, lo zampino in più di un gol a partita di media. Sembrava veramente un giocatore superiore da questo punto di vista. In virtù chiaramente di questo bottino e di queste prestazioni, la primavera di Christian Chivu aveva iniziato a coinvolgerlo appunto nelle varie partite. Con la primavera ha disputato circa una decina di gare, ha fatto un assist contro il Barcellona nella UEFA Youth League, la famosa, ormai celeberrima Champions League dei giovani. E come vi dicevo prima, quest'anno sembrava essere l'anno della consacrazione, tra virgolette, a livello giovanile, l'anno in cui
esplodere definitivamente e poi ragionare sul passaggio eventuale nel cosiddetto calcio dei grandi, sfruttando anche il fatto che appunto essendo un giocatore molto duttile che poteva essere posizionato un po' ovunque nell'attacco, questo di base è una caratteristica che può agevolare i giovani e comunque era un giocatore che a livello numerico incideva molto nelle giovanili con gol, con assist e con prestazioni importanti. Alla fine della scorsa stagione, però, nel mese di maggio, Zeffi ha subito un infortunio molto delicato alla spalla, che lo ha costretto ad un'operazione chirurgica e all'immobilizzazione dell'arto per diverso tempo. Se andate sul suo profilo Instagram trovate anche un post in cui c'è una foto di lui con tutta la fasciatura che diceva ringrazio i medici per l'operazione, per l'attenzione, eccetera, e tornerò presto. Un infortunio molto delicato che lo ha limitato molto anche in termini proprio di recupero dal punto di vista fisico, di riatletizzazione e quindi lo ha portato intanto ad uno stop prolungato a livello temporale e nelle ultime settimane in particolare lo ha costretto, diciamo, a un percorso di riatletizzazione quasi totale in cui si sta allenando regolarmente ma con sedute ancora individuali in questo momento, perché appunto al di là del ritorno in campo e del tocco di palla e delle dinamiche della partita deve intanto riacquisire una forma fisica che purtroppo, visto questo prolungato periodo di stop, ha quasi completamente perso. Quindi sta facendo sedute individuali e sta cercando di rimettersi in pari a livello atletico. Purtroppo non è finita qui, nel senso che questo è tutto il capitolo che riguarda la situazione fisica. C'è anche però da dire che nelle prossime settimane sono attese delle risposte anche dal punto di vista contrattuale, perché nell'Inter il contratto di Kevin Zeffi scade a giugno del 2024, quindi siamo nel pieno dell'ultimo anno del suo contratto. In questo momento non filtra la sensazione che si vada verso un rinnovo del contratto con l'Inter, quindi il rischio piuttosto concreto, visto che siamo già a metà ottobre, è che si vada verso una separazione, purtroppo addirittura a parametro zero, quindi un addio con il contratto che andrà in scadenza. Oltre alle squadre che già 2 anni fa avevano attirato gli occhi su di lui, se ne sono nel frattempo aggiunte altre, in particolare quella che ad oggi viene considerata la più attenta agli sviluppi intorno alla sua situazione è il Newcastle, che in Premier League sta facendo un grande lavoro anche con tutto il comparto giovanile, e anche loro quindi hanno messo gli occhi su Zeffi e in questo momento non sono ancora arrivate, ripeto, comunicazioni né rispetto al rinnovo di contratto né rispetto a presunte trattative con altri club, però da quello che filtra pare che appunto gli inglesi stiano monitorando la situazione e possano cercare un affondo da qui ai prossimi mesi. Sarebbe un peccato dal punto di vista tecnico perché, ripeto, poi chiaramente un giocatore può far vedere tante belle cose nelle giovanili, poi deve confermarsi nel calcio dei grandi. Non dico che non significa nulla il fatto che si facciano tanti gol nei campionati giovanili, però comunque le cose vanno poi anche confermate. Però da quello che si è intuito da questa primissima parte di carriera di Zeffi, ecco, perdere un talento di questo tipo a parametro zero è un peccato, anche perché purtroppo non è nemmeno il primo. Recentemente ci ricordiamo anche la vicenda che ebbe come protagonista Nikola Iliev, un altro giocatore di cui si parlava molto bene nella primavera dell'Inter, bulgaro, che anche per bocca del suo agente, se non ricordo male, ad un certo punto aveva manifestato un po' di insofferenza per il fatto di non essere, diciamo, non avere la possibilità di provare il salto con i grandi e di essere valorizzato per quello che lui legittimamente riteneva di valere. Nella scorsa sessione di mercato Iliev è stato ceduto a titolo definitivo e anche lui era un talento molto interessante, quindi il rischio è che Zeffi possa seguire le sue orme e l'Inter si assume il rischio di perdere un grande talento, che poi, ribadisco, andrà eventualmente testato nel calcio dei grandi, a maggior ragione nella Premier League, che è un campionato molto impegnativo, però sulla carta comunque le prime impressioni sono molto buone.
Quindi questa è la situazione. Se guardate la primavera e non vedete Zefi, il motivo è prettamente questo, e poi nelle prossime settimane cercheremo di capire cosa accadrà a livello contrattuale e se l'Inter deciderà quindi di non rinnovare e andrà a perderlo nei prossimi mesi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Zefi e di tutta questa situazione. Vi aspetto nei commenti, vi invito a lasciare un click sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti e a passare dal club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Inoltre, se non avete ancora abbastanza dei discorsi sui giovani e sulla primavera, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione. Se mi segui su YouTube, qui alla mia destra ti lascio un altro contenuto su questo tema.